Bene, William, Monica, Lucio. Ciao Monica. Ciao. Una esposizione di punti stressantissima con una connessione che va e viene da parte di William. Ne approfitto per dirvi che dovete fare voi i vostri test e fare in modo che la nostra comunicazione Skype vada perfettamente. Quindi mettendovi in un posto in cui avete già fatto dei test e prende, andando a casa di amici o parenti in cui prende in maniera stabile, upload e download di alto livello, fare test UCLA. Spero che voi sappiate che cos'è un test UCLA, comunque di quanto è valida la connessione del wifi e o del telefono, e se i dati che vengono fuori sono validi, facciamo la sessione, così non si possono sentire i punti, perché ci abbiamo messo una vita e un nervoso pazzesco che io adesso ho addosso. 5, 4, 3, 2, 1. Mi mostra, potrebbe essere un ricordo. È lui che gioca sulla sabbia, in spiaggia, da solo. Un bimbo solitario. Ti dà l'autorizzazione? Sì, sia nella versione adulta che nella versione da bambino, mi dice di sì. Come te la dà? Il bambino smette di giocare e ci guarda dritto negli occhi. Mhm. E lui da adulto dice: fatemi uscire da questo stallo. Ok. Vibrazione di William. 1,7 miliardi. Consapevolezza. 132. PS. 39. Vite. 2056. Cervello. 7,5. Capacità e suscettibilità ipnotica. Adesso sai che cosa? Ci sono tanti contenuti, molta confusione, quindi io ti dico al momento attuale intorno ai 35. Sarebbe in grado oggi di fare una sessione di ipnosi? Oggi? Mm? No, oggi no. Ok. Nome del progetto è Stallo? No. Mhm. Club Philadelphia. Ah. Il formaggio? No, la città. Una città LGBT, sai, molto. Il Club Philadelphia è proprio un club di soli uomini. Mhm. E mi fa vedere lui, non so, come che in gran parte della sua vita non ha avuto così tante frequentazioni femminili, no? Con qualche difficoltà, ecco, a rapportarsi con le donne, quindi a stare soprattutto in mezzo agli uomini, e poi appunto questi pensieri suggeriti in un certo senso quasi, no? No, non che nascevano del tutto dentro di sé, no? Ma di un'eventuale omosessualità, che però io ti dico che non vedo essere sua autentica. Non sono autentici questi pensieri. No, secondo me lui è con tutte le sue difficoltà e repressioni, però lui io lo vedo con una donna, non con un uomo. Entità eteriche. Guarda, i primi due che arrivano proprio uno di fianco all'altra sono Satana e Cristo. Mm. E poi c'è un leone. Tra l'altro, vabbè, io l'ho visto, non so perché, cosa c'entri, l'ho visto collegato a San Girolamo lui.
E San Girolamo praticamente aveva avvicinato un leone, no? E gli aveva tolto la spina. Il leone che spaventava i frati, no? E voleva essere la chiave interpretativa che, sai, la Chiesa nella sua potenza, magnificenza, poteva addomesticare anche i leoni, no? Poteva sbranarseli tutti già che c'era, no? Che peccato. Infatti. Continuando con le... Sì, c'è dunque sì, il leone l'ho detto, la mantide, 2 uomini del tempo. Direi così, che Satana e Cristo li metto nel secondo universo, ovviamente. Chi è più importante dei due? Di questi due? Credo Cristo. Però al secondo universo. Sì, solo che mi ha fatto un passo avanti Cristo, quindi sì, secondo universo entrambi. Sì. A lui credono di più. Sì, lui ha più credibilità, diciamo, e sì, perché poi alla fine è sempre Cristo che riesce a domare Satana, no? Nella nostra credenza. Però è nel no? secondo universo, cosa ci fa lì? È al suo Cristo, posto. cosa ci fa lì? Sta dove deve stare. Sì, ho fatto una battuta. Cristo, cosa ci fa lì? Era un'esclamazione. Sta dove deve stare, quindi casa sua. Ma lui è l'ultimo e sarà il primo? Tutte queste citazioni. Tutte queste citazioni. Caschi male perché io sono messa male. Anche io sono messo male, però insomma. Dai, recitiamo Non le l'angelo. so io queste cose. Non so. sempre più. Mentali. Allora, me ne risultano 3. La prima è pudore, la seconda è bilico. Allora, e la terza è carogna. Sì. Allora, per quanto riguarda pudore, mi risulta proprio come una sorta di pressione, di condizionamento cattolico o giù di lì, che gli fa avere un certo imbarazzo e freno nei confronti del sesso e della sessualità. Questa entità mentale sua personale si collega a un'entità mentale collettiva che però risulta essere vecchia. Insomma, lui non è lui è un uomo, diciamo grosso modo, più verso la mezz'età, no? Quindi è un po' un'entità superata, entità mentale collettiva superata, che è il sesso è peccato. Adesso vorrebbero sostituirla con sesso libero. Però lui è la vecchia entità mentale, no? Di sesso e peccato. Collettiva. Non so se si è capito il discorso. Sì. Okay. Livello? Della sua personale appunto pudore tra il 4 e il 5. Anche se per esempio anni fa, prima di sbloccarsi da questo punto di vista, perché ci ha messo un po' per sbloccarsi, era anche 8. Bilico, livello. Partiamo sempre dal livello. Forse 4. Mi fa vedere questa condizione di dubbio, di instabilità, di difficoltà ad acquisire un equilibrio. Questo in vari ambiti della vita. Allora, poi carogna, da questa qui non la so decifrare benissimo, cioè mi sembra che a volte è come se lui creasse delle condizioni tali per cui gli altri lo avvertono come una carogna, nel senso proprio come un animale in putrefazione, al punto tale che nell'altro sorge questa sensazione di volerla allontanare.
quindi che c'è qualcosa che non va in lui, e per cui lo allontanano. Poi ogni volta il motivo, no, per allontanarlo può essere diverso, però gira che ti rigira, è quello. Lo allontanano. Come se puzzasse come una carogna. Esattamente. Livello? Questo mi viene 6. Quindi spesso probabilmente lui ha sentito questa sensazione di essere rifiutato. Impianti. Lo so che è molto ricorrente, però mi viene anche in questo caso, viene proprio la classica corona di spine, no? Come se gli producesse proprio anche, da un punto di vista eterico, un sanguinamento alla testa, alla nuca in particolar modo. E poi mi dà la mano, a me viene la mano destra, però quella è legata, si può dire, all'autoretismo, si può dire? Sì, sì, sì. Ok. Poi le costole, lo stomaco e i genitali. Ok, chiamiamo il disincarnato zio e vediamo chi arriva. Un angelo. Non lo so il perché, nel senso che è come se ci fosse nella sua credenza questa di... Io voglio lo zio, non me ne frega niente dell'angelo. Infatti. Se l'angelo sta ancora altri 3 secondi entro e lo prendo a calci. Sì, 1, perché è come se lui non si fosse risolto. 2, 3, entro, lo prendo a calci e voglio lo zio. Punto il dito sul tavolo, lo picchietto, lo zio qui sul tavolo. Allora, sai che cosa c'è? Il fatto è come se questo zio fosse morto e ancora ci fosse in lui la credenza che una volta morto potesse diventare, sei tipo un angelo. Solitamente i disincarnati possono anche non venire e noi li lasciamo dove stanno. In questo caso no, perché lo zio è interferito e interferisce con William. Dalla nascita William ha avuto lo zio attaccato ai coglioni, che gli diceva che era un brutto bambino, che era bugiardo, che era cattivo, e l'ha vessato tutta la vita. E poi quando è mancato ha passato il testimone alla nipote e nuora di William. Quindi deve farsi vivo. Io non voglio angeli, non voglio rotture di coglioni, voglio lo zio subito qui. E ho il diritto di richiederne la presenza, anche se è un disincarnato, perché ha interferito e interferisce con William. E io ne faccio le veci. Sai qual è il discorso? Che lui è ancora imprigionato nella dicotomia bene e male. È come se fosse convinto che lui adesso è andato nel bene e il bene per lui può essere rappresentato da questa iconografia, quindi le ali, perché magari per lui l'angelo è la bontà. Vic con cui si è scritto che non è così. E andiamo avanti. Ma infatti mi sono reso conto che c'era qualcosa che non tornava. Da un certo punto in poi. Sì, mi dice, mi fa vedere come se lui in qualche modo avesse inscenato nella sua vita, se ne rende conto vedendolo proprio come un film a distanza, quasi come se lui fosse una sorta di santo, chiamiamolo così, che andava a sconfiggere il male, e il male era per esempio rappresentato fra gli altri da William. E quindi lui lo teneva alla larga e lo anche malmenava, lo insultava, eccetera, come se avesse a che fare con un demone. E lui a distanza sta vedendo tutto questo. E quindi che fa? Vede anche che poi nel corso della sua vita le cose si sono un attimino calmate, nel senso che lui un po' si è liberato dalle sue entità e proprio in avanti, no, con gli anni si è reso conto di una serie di errori che hanno portato a chiedere perdono, no?
si sta riguardando tutto questo film ed è come se volesse aggiungere un pezzo, che è la liberazione totale, ecco, da tutto questo. Non più bene e male sotto l'etichetta cattolica. Sotto questa questione proprio di peccato, di senso di colpa, di punizione, questa roba qui. Vedo che cioè, è proprio benefico per lui Per in lui. questo momento. Sì, sì, sì. Cosa Mi fa vuole vedere dire? quasi del grasso che cola, cose inutili che van via, si sciolgono. Cosa vuole dire a William? Il bambino che ha vessato dalla nascita. Da un certo punto di vista ti chiedo di nuovo scusa. So che ti ho fatto passare un'infanzia terribile. Dall'altro ti ricordo che era un nostro contratto. Con che fine? Siamo fra i tanti che dovevano disvelare la pochezza, l'inconsistenza della religiosità, ma anche con tutto quello che comporta. Il giudizio, ecco, il giudizio, questo è sbagliato, questo è da punire, questo è buono, questo è da premiare. Il nostro contributo è importante, Il perché anche nostro di noi chi? abbiamo compreso. È suo, personale, dello zio e di William. Ok, se se ne va nel portale aureo, adesso lo zio, si porta via tutto. Mm. Vedo che lascia giù anche il rosario, dice questo veramente non mi serve più. Eh, è come se fosse indeciso se buttarlo lui già immediatamente nel portale definitivo o farglielo buttare a William. E alla fine cosa decide? Non so, che vuole bersi un ultimo bicchiere di vino. Non so. Beviamolo. Senza senso di colpa, senza giudizio, come non ha mai fatto, ecco. Perché anche le sue personali azioni era sempre lì a giudicarle. Era un tormento anche per se stesso tutto questo. Quindi beve questo bicchiere, poco, un goccino giusto ha bevuto. Mm? Lo appoggia e sceglie di entrare nel portale aureo, scusami. Mamma mia, il portale definitivo era per il crocifisso. Cioè, benissimo, non lo chiudiamo, chiamiamo eventuali disincarnati che non abbiamo chiamato coinvolti in questa storia, ma che vanno coinvolti se ci sono. Ci sono, non so, altri parenti uomini. Può essere, sì. Mm. Beh, sicuramente. Ecco, vicini, ecco. Non parlo di generazioni in là, Mm. di generazioni abbastanza vicine, che in qualche modo avevano anche influito su certe paturnie mentali di William. Via tutti. Mm. Altri? Nella casa, nei dintorni, nel luogo di lavoro, Ma mi bianche. stupisce un prete. Forse è la prima volta, credo che lo vedo. Mm. Sorprendente questo per me. Perché? Perché per entrare in questo portale aureo bisogna aver capito tante cose, bisogna avere una consapevolezza dell'assurdità, no? Della scelta di vita che ha fatto. Mhm. Mm.
E E questo perché prete ce l'ha. questo ce l'ha? Si stava facendo già delle domande in vita? Sì, si stava già facendo delle domande quando si è innamorato. Di chi? Donna, uomo, Di un, bambino, vecchio? non so, mi viene tipo come fosse un transessuale. Di un transessuale? Sì. Ok. Ci vuole dire qualcosa al prete? Sì, eh, mamma mia, questa sessione è un po' così, che lui, non so come dirle queste cose, che lui era andato a prostitute, no? E si era innamorato di questo transessuale e da lì aveva capito tante cose. Ok, cosa pensa del nostro lavoro? Questo prete, sentiamo. È caratterizzato da assenza di giudizio e lo apprezza molto. O di presenza di grande consapevolezza, Mm. che nel contesto da cui proviene è merce introvabile. Eh, La consapevolezza della religione è zero, mm. la fede Sotto zero. sotto zero, il mistero della fede. Mm. Va bene, ne salutiamo, via, chiudiamo il portale aureo. Mm. Causa esoterica delle due date collegate a cui William tiene molto: agosto 2003, agosto 2023, 20 anni dopo, e correlazione col dito della mano sinistra. Allora, a me è venuto, pensa, non 2003 ma 2002. È venuto 2002 e 2023, dove passano praticamente 21 anni, Mhm, quindi 3 cicli di 7 anni. mhm, ehm, in cui lui apre e chiude delle cose. Quindi più o meno, non so, mi sembra che possa essere lì, che sia nato il suo lavoro attuale, quello fisso, mhm. più o meno nel 2002, e quasi me lo dà come chiusura nel 2023. O comunque come, se non proprio chiusura nel senso di fine di termine, un rinnovamento nella modalità, ecco, che possa essere un part-time, che possa essere un qualcosa così, una trasformazione in questo senso. Me lo dà anche nell'ambito della sua fisicità, della sua vita sessuale, come uno sblocco qua, in questa data qui del 2023, una rilettura di alcuni disturbi, come appunto in quell'anno lì il dito gli era stato diagnosticato in una certa maniera, con un certo tipo di patologia, e poi lui ha scoperto che no, non è esattamente quella la patologia. È come una nuova consapevolezza della propria salute, della capacità di darsi la salute, di non legarla più ad altri e di trovare altre spiegazioni proprio non solo a suoi disturbi fisici, ma anche a fatti che accadono e che accadranno nella sua vita. Come quali? Proprio una nuova vista avrà. Rispetto, per esempio, agli incontri che ha fatto e che farà. Con donne o con persone? Con persone in generale, anche con donne. Ok, chiamiamo nel cinema la... Sì. Come se ci fosse proprio un processo di maturazione
E il 2023 dà proprio gli esiti di questa maturazione. Chiamiamo nel cinema la suora, Mm. la parente. Non so, mi viene un poco tipo una bacchetta in mano, nel senso di educazione rigida, e mi dice non è facile far filar dritto certi ragazzi, no? Vanno nella direzione in cui vogliono loro. Viene nel cinema? E adesso è tipo sulla soglia e appunto sta agitando questa bacchetta. Beh, io non ho molta pazienza con le suore. Viene nel cinema? Se viene, viene mettendosi la bacchetta dove dico io, viene per se stessa, viene per capire come anima, come stanno le cose. Se no, se ne va. Subito. Dice una cosa stranissima, mi dice da ragazza sarei venuta, adesso non posso. Via. C'è qualcuno che viene nel cinema? Per esempio la nipote o la nuora? Sì, 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 vengono entrambe, sì. Più la nipote, ecco, la vedo predisposta. La nuora viene, però è come se potesse recepire un po' di meno. La nipote invece di più partecipe. Però sì, ci sono entrambe. È come se la nipote, non so, avesse capito della questione degli orgoni. Non ho Perché idea. etericamente è come se avesse un orgone in mano. O comunque ne ha in qualche modo subito l'influenza. Benissimo. Causa esoterica del lavoro che fa, che non lo gratifica, e delle grandi capacità nelle mani d'oro, che ha e capacità che restano sempre un po' su un livello hobby. Mm. Questo qui è proprio l'entità mentale pudore, no? Scusami, l'entità mentale carogna, che fa sì che lui, anche se è molto bravo e molto capace a fare una cosa, alla fine viene allontanato, ok, da quel posto, come per esempio ci ha raccontato. Ehm, Nell'ambito per esempio della produzione di ceramiche, no? Poi ovviamente viene data una scusa che sembra plausibile, però di base è proprio questa sua entità mentale qua, di autosabotaggio, che lo porta ad essere percepito dagli altri come un qualcosa ormai in putrefazione di cui disfarsi, che lui dice è invidia. Dice, arriva a un certo punto in cui mostro tutte le mie abilità e chi vede si sente quasi in competizione con me. E lui si dà questo tipo di interpretazione. Per come a me invece è dato vedere, è la sua entità mentale carogna. Beh, anche lo zio. Sì, però per esempio in questo caso me lo dà su Satana, perché è come se anche lo zio fosse stato influenzato da Satana, no? Appunto perché lui doveva combattere, no? Contro il demone. In realtà, cioè, lui era istigato dal demone, non è che doveva Però combattere contro il demone. diciamo che nel progetto di William tutti ce la devono avere con lui. Sì, È un po' quello, è il Pierino della situazione, no? Combina sì. guai, tutti ce l'hanno con lui, anche se consapevolmente sanno che non è colpa sua, se il vaso è caduto per terra e si è rotto, gli si dà la colpa, il capo espiatorio. Sì, infatti vedo proprio che Satana e Cristo se la giocano proprio questa situazione. Teoricamente potrebbero sembrare essere il bene e il male, per come li conosciamo noi. E quindi può proprio sembrare che il bene, che è un bambino, sia perseguitato e ritenuto cattivo da un adulto, piuttosto che tu che sei il bene e che sei capace, che hai talento, che hai doti manuali, eccetera, vieni perseguitato, che ne so, da chi lavora con te, da chi ti ha chiesto tra l'altro di fare un lavoro, ti manda via, eccetera, ti allontana.
Mm? È proprio in questo gioco qua di alternanza, perché in realtà loro due sono alleati, Satana e Cristo, però nella vita personale di William ovviamente questo risulta essere a suo svantaggio, no? Lui risulta la vittima di questo gioco di Satana e Cristo. Facciamo un gioco noi adesso, visto che decidiamo tutto noi. Cristo si veste da Satana e Satana si veste da Cristo, si scambiano i vestiti. Così si somigliano anche di più. Di che colore ha gli occhi Cristo? Neri. Li aveva anche prima? Prima erano sul verde acquamarina. Com'è la lingua adesso Cristo? Biforcuta. Satana com'è la lingua? Allora, molto lunga, ondulata, perché c'è la fuori ondulata. E gli occhi come li ha Satana? Adesso è come se avesse voluto prendere quelli di Cristo, però non riesce a farli verdi, sono diventati gialli. Sì. Gialli, lenti a contatto di Halloween. È proprio questo, esatto. Va bene, poverini, smettiamo di giocare con loro, così loro continuano a giocare con noi, anche no. Monica, se brutto gioco e brutte domande, ma io le faccio lo stesso, dovesse decidere un domani di provare, magari in quella pausa lavoro lunga, a cambiare lavoro, William, quale probabilità di successo avrebbe da 0 a 100 se si dedicasse, elenco, si dedicasse al massaggio Thai? E qua mi viene 40. Si dedicasse alla cucina, 58. alla ceramica, 70. alla pittura, 60. alla potatura delle piante, Potatura di nuovo sul 40. alla grafica, 62. quindi vince ceramica? Ok. Sì. Mi sembra di aver capito che ha fatto un corso tra una linea che cadeva e l'altra, ha fatto un corso, è andato molto bene e ha prodotto tantissimo. Poi Carogna, l'insegnante l'ha allontanato, vessato, vale niente, devi smettere. Esatto, pretesto, non hai fatto il Cinivac, ma comunque in ogni caso io lo vedo anche molto che lui può fare da sé, cioè non è che deve per forza legarsi così intimamente a qualcuno da cui dipendono le sorti sue. Ma gli mancano delle competenze tecniche? No, anche perché io vedo che lui, anche se non le studia, ci arriva per intuizione a queste competenze, proprio facendo, proprio creando, poi dopo scopre che esisteva questa tecnica. Magari lui non la conosceva, l'ha realizzata. Tuttavia questa sua, bene, ottimo, queste sue caratteristiche lavorative non incidono nelle capacità medianiche, che però lui mi mette nello stesso, in fondo all'elenco delle cose che sa fare bene. Ed effettivamente è a 7,5, non tantissimo. Sai che cosa? Che per esempio questo blocco che ha sia per quanto riguarda il progetto Club Philadelphia, ma anche Pudore, è come se lo tenessero basso nelle capacità medianiche, perché è come se lui da un certo punto di vista ha paura a contattare profondamente se stesso per la paura di vedere alcune cose che stonano. E invece bisogna andare verso se stessi senza paura, cioè guardarsi completamente, proprio in una profonda radiografia, senza temere nulla, perché non c'è giudizio. Purtroppo lui è abituato al giudizio da tutta la vita.
Mhm. Scrollarselo di Radiografiamoci dosso. Sì, radiografiamoci. il corpo emozionale, dov'è la paura? E a braccetto con il giudizio. Costantemente giudicato dagli altri. E, e poi lui il giudizio lo trasforma anche in invidia, però in realtà anche l'invidia ha come matrice il giudizio. Qualcuno che ti giudica meglio di se stesso, e quindi questo fa scattare una malevolenza nei tuoi confronti. Quindi in realtà la partenza è sempre il giudizio. Poi vedo anche un'insicurezza di sé come uomo. E quindi questo lo ricollego a Bilico, l'altra entità mentale, dove Mm. lui ha proprio dei dubbi profondi sul proprio, per esempio, valore maschile. Cioè come uomo etero, non come Ma uomo, sono un uomo e non una donna. no, no, quello no. Riguarda Mm. l'identità sessuale assolutamente no, ma ti dirò, ma neanche riguarda l'orientamento sessuale, però è come se non avesse così tanto fiducia, per esempio, nella sua capacità, che ne so, di seduzione. Seduzione sia come capacità di conquista di una donna, sia Mhm. di soddisfacimento. Fiamma, Monica, se c'è, chiamala. Viene una pittrice. Fatta Una e finita? pittrice, una che decora, sì, molto finemente, quasi una restauratrice, ti dirò, ecco. Mm. Fatta e finita, sì, anche se me la dà su al nord, Lombardia, però è relativo. È il momento della fiamma per William? Secondo me è abbastanza vicino. Sì, se lui abbraccia completamente se stesso, quindi non solamente nei suoi talenti, quello è indubbio, lui ne ha tantissimi, ma anche proprio abbraccia se stesso, la sua persona in tutti quelli che possono essere le sue incertezze e le sue fragilità. Ma è anche il momento di una fiamma e non di un'anima gemella? Potrebbe essere entrambe le cose. Mm. Mm. Perché? Allora, perché la fiamma sarebbe veramente destabilizzante. Per lui che già si sente un po' in bilico, potrebbe non essere semplice, potrebbe essere veramente una sfida profonda, ma anzitutto una sfida con se stesso. Ehm, con l'anima gemella sarebbe un po' più semplice, nel senso che ci sarebbe molta condivisione di cose che hanno in comune, no? Di cose che piacciono fare a entrambi, però non so come dirti, è meno un viaggio interiore sarebbe, più un viaggio esteriore. Viene nel cinema una e l'altra. Sì, però scelgono proprio di stare nei due settori diversi del cinema. Rivali. In un certo senso, dai, sceglie uno o l'altro. Beh, non è solo William che sceglie, sono anche loro che scelgono. Mm. Come si sviluppa questo match di scelte a tre? Mm. Beh, intanto sai che cosa? Che mi fa vedere che la fiamma risuona di più anche intimamente, nel senso che lei è un po' solitaria, per cui sarebbe proprio una cosa fortissima fra loro due però. L'altra invece è un pochino più socievole, quindi le farebbe avere anche più una dimensione familiare, in un certo senso potrebbe anche aiutarlo a creare ancora di più armonia familiare. Diciamo che, vediamo se ho capito, nel caso specifico questo di William, ehm,
gli infiniti futuri di William sul fronte sentimentale hanno di fatto 4 variabili. William resta single, Sì. William si mette con la fiamma, William si mette con l'anima gemella, 3, non 4. No, 4, hai ragione. Quella è la Perché quarta. uno è single sereno e l'altro è single ancora con delle turbe, dei turbamenti. Di che tipo? Di natura E di orientamento? Ma è un misto di cose, sai? È Mm. un misto di paure nei confronti dell'altro sesso e quindi siccome ha paura dice magari allora se ho paura è perché vuol dire che sono omosessuale e non sono in grado di soddisfare una donna, non so come tutto un pastrocchio di questo genere. Mm. Starà a William infilarsi nello scivolo dell'acquapark, nel tubo dello scivolo dell'acquapark che più interessa, ne ha 4. Potenzialmente ne ha infiniti di scivoli, però sono un po' più trasparenti. Sì, esatto. Quindi magari una seconda fiamma, grezza, Certo. o una seconda, terza, quarta, quinta, sesta. Noi abbiamo appurato che più o meno sono una ventina le anime gemelle. Anime gemelle. Le più probabili sono queste due, e quindi buona ricerca. Anche perché, lo ribadisco come sempre, la fiamma non è Harmony e l'amore ideale, ma è un grosso lavoro. È una cosa travolgente, significa dolore, sangue, lacrime e fatica quotidiana, costante. Non è Harmony, non è il principe azzurro o la principessa sul pisello. Non ridere. Però è un amore infinito, eh. Però è un amore infinito, però è anche un grosso lavoro. Oh, e come? Io vi posso dire che chi chiede la fiamma lo fa a sproposito, almeno nella metà dei casi. Mm. Non Sì, dico che perché poi questo sia. molti non lo sanno sostenere. Non sanno neanche cosa sia. Mm. E visto che mirano alla macchina sportiva, mirano a quella con la cilindrata più alta, ma non la sai guidare. Sì. E ci si può sempre fare molto male in un fosso. Mm? E magari non è il momento. Mhm. Magari c'è una fase, una macchina molto bella, intermedia, e poi arriverà la sportiva. Mi spiace fare questo parallelismo, ma insomma, Rende l'idea, sì, sì. prende l'idea. Cosa vuole fare William? Guarda, adesso è vestito proprio con un'armatura e uno scudo per poter andare al cluster. Eh, e infatti il cluster è come se fosse un esercito, quindi tanti soldati che vengono tutti verso di lui, ognuno con il proprio tipo di arma, dalle più primitive alle più moderne. Facciamo un esempio. Adesso ne vedo uno tipo con una specie di mazza di clava quasi, quindi insomma molto rudimentale, un altro tipo con un mitra, e uno che ha addirittura il cannone, un altro con il pugnale, poi ce n'è uno addirittura con la corda, con il lazzo. Mm? Poi ce n'è uno che mi mostra, come si chiama, la trappola per i topi. Mhm. Altri che hanno uno scudo con tutti questi spuntoni, così se lui va verso di loro lo possono infilzare. Mhm. E l'altro, aspetta, questa specie di palla che fai girare che è infuocata con una corda, tipo lo fa girare con una corda, c'è questa palla infuocata che può essere lanciata. Tutto questo lo tiene? No, si rende conto di quanto si è sentito perseguitato, di quanto è stato il suo vissuto in questo senso. Eh,
e dice basta. Basta anche a lui vestito con l'armatura. È come se lanciasse la propria armatura dentro al cluster e il cluster lo vuole buttare tutto nel portale definitivo. Ok, e al posto cosa mette? Allora, il suo ad eternum l'ha creato proprio un po' tipo alla film Ghost, no? Quindi non so come si chiama questo tornio, non so se si chiami Sì, è un tornio. tornio, Mm. sì, sì, sì. Mm. Ok, allora da lì, anziché lavorare la ceramica, ha lavorato un ad eternum, no? Che più girava il tornio, più è diventato grande, Mm. e l'ha piazzato lì. Bene, andiamo all'avatar. Vediamo che fa. Si fa il segno della croce, questo avatar. Ah, E ovviamente no, cioè non c'è pietà, no? Per il valente William, quindi assolutamente butta via nel portale definitivo anche questo avatar. nuovo tornio? Sì, sì, nuovo tornio, non so, veramente un po' scena Ghost, in cui c'è anche la fiamma che partecipa. Mhm. Quella scena, insomma, classica, indimenticabile, no? Però sono tutte e due vivi, ecco. Bene. Monica, mi sono dimenticato, ma vediamolo anche adesso. La causa esoterica di tutti i problemi tecnici durante la connessione qual è? Non lo so, allora, dunque, da un punto di vista eterico mi ha fatto vedere gli uomini del tempo. Gli uomini del tempo che cercavano proprio di creare un disturbo ogni volta che William sceglieva un luogo della casa e un dispositivo. E infatti lo cambiavano, quindi poi diventava accessibile un'altra zona della stanza, Mhm. un'altra modalità, e poi gliela ricambiavano appena lui utilizzava quella stanza, quella modalità lì. E lui li ha autorizzati, perché? Perché comunque si è come instillata dentro di lui questa concezione sottile di indegnità, di non essere degni di vivere una vita piena e felice, ma sempre qualcuno che ti perseguita e che ti giudica e che ti mette i bastoni fra le ruote, mh? Perché tu sei comunque, sarai sempre una carogna, Che puzzolente. puzza. Mm. Sì. Adesso, le entità eteriche, Satana, Cristo, Cristo, Satana, Satana, Criatana, Satisto, esistono ancora? No, no, no. No, non per William, no. Il leone, No. no? La mantide, i due uomini del tempo e eventuali EDL a No, guarnizione del piatto. Ok. Pudore, bilico, carogna, esistono ancora? no, li ha ripuliti. Ok, gli impianti? Li ha tolti tutti quanti. Club Philadelphia, No, via, via, non c'è più. andato. Nuova vibrazione, 127 miliardi. nuova consapevolezza, 179, PS, 56, vite, 1896. cervello, Va bene, 9. ottimo. Suscettibilità ipnotica che era un po' bassa, 58. ok.
È privo di progetto adesso, William. Può scrivere il suo nuovo progetto. Mm. Come lo vuole scrivere? In altre parole, cosa si vuole dire come messaggio finale? La mia vita è un'opera d'arte. La coloro d'oro. Cosa vuole dire alla fiamma? E, a parte che mi sono venuti i brividi. Mi sono venuti i brividi solo nella parte destra. Cioè, non riesco a trovare una frase, ma è come se lui con la fiamma risveglierà proprio questo suo maschile che è sempre stato un po' appunto in bilico. Vedo un completamento proprio. Ok, vediamo solo 2 secondi. Cosa succede a Filadelfia come città? Oh, spiacevole. È una società terribile perché è proprio l'elite, cioè la sta facendo essere il contenitore di tutta una serie di perversioni e di degrado. Mhm. Degrado droga? Degrado droga, degrado sulla sessualità, libertà sessuale, non so come dirti, indiscriminata, senza riguardi. Mm, allo stesso tempo anche forme di razzismo pesanti. Beh, Sconfitta, Philadelphia fu crimine. un film, uno dei primi film che parlò di Hollywood, che parlò apertamente di AIDS, no? Sì, sì, sì. Con tanto di colonna sonora di Bruce. Mm. Protagonista Tom e cantante Bruce. Magnano sti due? Eh, Qual era l'obiettivo del film? mm, allora, dunque, molto diversa la tendenza che c'era all'epoca rispetto ad adesso. Perché fa vedere come colpevolizzare in un certo senso l'omosessualità per i più. Mm. Perché era come, non so come, mi fa vedere questo doppio livello, quindi il fatto di condannare l'omosessualità per la gente comune era un, tra virgolette, film rito dovuto affinché gli altri, che fanno parte di vari tipi di elite, di istituzioni importanti, potessero invece goderne appieno di questa sessualità, Mm. creare questo contraltare. Monica, ormai siamo abituati, ma in realtà perché? Qual è la causa esoterica dell'attribuzione al celebre formaggio di questo nome? Formaggio bianco, industriale, lattoso, Spalmabile. spalmabile. Guarda, a livello ovviamente assolutamente inconscio e subliminale, è come un invito a tutto quello che caratterizza Filadelfia, quindi a tutta questa, alla fine, dissoluzione dell'essere umano. Mm. L'essere umano che perde la propria identità, la propria forza, la propria centratura animica e si perde in tutti questi, chiamiamoli vizi, chiamiamole tendenze. Quindi chi si mangia il formaggio si collega a quella energia lì? È sempre una cosa che loro fanno per se stessi. È come andare a rinforzare quelli che sono i loro obiettivi. Quindi creare un formaggio che tra l'altro verrà per esempio utilizzato molto anche dai bambini, Mhm. a loro fa acquistare ulteriore potenza per poter portare avanti questa loro strada. Beh, l'azienda che lo produce, non diciamolo, peraltro è americana e non è tedesca come pensano tutti.
E inizia con la K. Esatto. Bene, mettiamo un bel ad eternum. Almeno io metto il mio, perché nella mia realtà, nel mio universo, non voglio più sentir parlare di queste cose, perché mi sono stufato, ho fatto l'esperienza, ho capito, l'ho verificata, basta. Mm. Non voglio più formaggio, non voglio più quella città, pioggia di ad eternum, contenuti con Vic compresa in ogni goccia di questa pioggia eterna sulla città, fino a che le cose non saranno completamente diverse, oppostamente diverse. Nel Bello, mio universo c'è, c'è anche nel vostro, fatelo. bello. Sai che diverse persone piegate tipo a 90 gradi sotto effetto di quella droga, non so se si può dire il nome di questa droga, no? Vedo che per effetto di questa pioggia si raddrizzano, ritornano in posizione eretta. Diciamolo il nome della droga. Il fentanyl. Fentanyl. Benissimo. Nuovo, dopo questo nuovo spettacolo, messaggio di William a se stesso. Anzi, 3 messaggi si deve lasciare. Io sono libero da ogni dipendenza e condizionamento. Mhm. Mi godo profondamente ogni aspetto della vita. Sono libero di uscire da questa casa. Ogni luogo del mondo può essere la mia casa. Come lo vedi? Sorridente, soddisfatto, molto emozionato, bagnato di sudore. Sa che ha fatto un gran lavoro. Ottimo. Disconnettiti da tutto e tutto.